Con Garage and Roll stiamo andando alla scoperta dei sotterranei musicali delle nostre città, ripercorrendo un viaggio musicale nella storia dei garage di ieri e di oggi. Luoghi simbolo già da tempo dove coltivare idee e talenti e dar voce all'espressione artistica. Ciao Daniele, sono Lara di Garage and Roll. Ciao Lara. Noi siamo qui all'Obelisco, ma che strada ci conviene fare per arrivare al vostro box? È semplicissimo, prendete la Colombo, a destra per la Laurentina, quindi e giro dopo per via a Laurentina, sinistra, siete arrivati alla Montagnola. Appena vedete un bar che fa angolo, là ci siamo. Ok, perfetto. Andremo a trovare gli artisti direttamente nella loro tana creativa, dove ci racconteranno le loro storie e il loro sound. Il garage che andremo a scoprire oggi si trova nel quartiere Montagnola, zona sud di Roma, tra via Laurentina e via Cristoforo Colombo. La band che incontreremo oggi è un power trio che impasta grunge anni 90 con lo stoner rock. Lo stoner, termine che deriva da stone sballato, è un sottogenere della musica hard rock e heavy metal, nato negli Stati Uniti negli anni 90. È un genere che mescola attitudine vintage, forza di distorsioni anni 70, con rock psichedelico degli anni 60 e doom metal. Pionieri del genere sono i Kyuss e gli Sleep. Sempre negli anni 90 a Seattle, l'urlo generazionale dà sfogo alla sua rabbia contribuendo alla nascita del grunge, un movimento musicale giovanile di massa che nacque da uno stato di malessere, nichilismo, apatia, depressione e fatalismo. La musica grunge è ribelle, potente e graffiante, caratteristiche che abbiamo ritrovato nel gruppo che andremo a trovare oggi, i Clever Project. Ciao ragazzi, Lara di Garage and Roll. Piacere. Allora andiamo verso il vostro box. Andiamo. Oggi abbiamo deciso di iniziare da dentro perché fuori piove, ma anche qui un pochino piove. Ecco, abbiamo visto che in questo box sappiamo che suonano anche altre band, ci sono più macchine, ecco, Qui più ci musicisti. sono, no, qui ci sono più musicisti che macchine. Ah, ecco, Dove vedi. stavamo prima era esattamente il contrario, però parliamo di tanti anni fa. Un po', da quanto tempo state qui? Da 2010. Sì, 8 anni. Ormai sì. Ok, sempre voi? Sempre sì. la formazione soltanto che... noi. Ok. Eccoci. Eccoci qua. Grazie. È un box, mamma mia, arredato con gusto e molto personale. Vedo. Sì, E qua ci sono tante storie, vedo, no? Tanti aneddoti, Sì, tante l'abbiamo- storie. Un prato... Sì, un po' prato, volevamo farci addirittura Ogni le tanto righe fiorisce. del campo di calcetto. Vedo dei semini che germoglieranno. Quindi questa è casa nostra praticamente. Questa, sì, in una vostra intervista ho letto che la chiamate la casa musica. Casa prove. La casa prove. Casa prove, sì, perché fondamentalmente è questo, ci siamo soltanto noi. E quindi... Sì, non è che l'affittate, lo no, condividete non con altri. Non l'abbiamo nemmeno l'abbiamo condiviso qualche anno fa per un breve periodo. Ah, Però poi in realtà non l'abbiamo sempre solo utilizzato noi e quindi l'abbiamo arredato come... certo, gusto e personale, Esatto. ci sono ricordi. Ognuno al suo lato, io ho questo, Marco è di qua e Stefano. naturalmente Stefano ha E là la dietro. parete... Poi anche bello grande, voglio dire, state comodi rispetto ad altri Sì, box sì. dove siamo stati un pochino più piccini, un pochino più Noi scomodi. avevamo anche un divano tempo fa, poi l'abbiamo tolto perché era improduttivo. Certo, immagino. Non si suonava più. Per la fase creativa, perché ti sdraiavi con la chitarrina, poi c'era chi si addormentava. Nei concerti poi si sta in piedi, quindi bisogna Sì, no, allenarsi, esatto, no? Bisogna era abituarsi pure la disciplina, alla disciplina, esatto. esatto, da musicista, da Sì, concerto sì, live. non ci si può stare. Ecco. No, poi vediamo già anche dei fumetti che poi ci racconterete. No? Sì, Perché sì, poi quelli. quando ci sediamo ci raccontate un po' l'aneddoto della loro strategia. Vabbè, fateci se vi va a sentire qualcosa.
Era Cerrol, benvenuti per una nuova puntatona. Abbiamo aspettato un po', ma stavamo cercando grandi gruppi e sicuramente i Clever Project è un gruppo, diciamo, all'altezza. Questa volta mi metto subito a fare il caffè anche un po' più veloce del solito, che sennò dite ah, la puntata è lunga e qua, ma c'è tanto da dire e tanto da fare, quindi passo la parola ai Clever Project. Esatto. Grande musica, che sono, come dicevamo prima, Daniele alla voce, sì. Anche Marco alla voce e alla chitarra e Stefano alla batteria. Vediamo se 2 chitarre e una batteria. Cosa manca? Perché manca? Allora, Cosa manca? brevemente, noi prima avevamo in formazione anche il basso, dopodiché il bassista ha deciso di lasciare il gruppo per motivi personali e noi abbiamo pensato che potevamo andare avanti anche senza quell'elemento. La genesi a tutto quanto la detta Stefano, dicendo che in fondo 12 corde in un gruppo potevano anche bastare. Ecco. Effettivamente esplicativa come risposta e esauriente. E quindi a quel punto sono nati i Kevlar Project. Kevlar come il materiale dei giubbotti, sì, dei giubbotti. giubbotti. Perché non è un casco, voi pensate che allora, no, il Kevlar è un materiale e ci fanno anche le vele per le barche o la parte iniziale, la parte finale della stecca da biliardo e i guanti per giardinaggio. Che caratteristica? Cioè c'ha una caratteristica? Il Kevlar è leggero, resiste, quant'era? 5 volte più dell'acciaio. Comunque qualcosa in comune con voi questo però materiale. sì, la questione leggerezza e resistenza un po' si è andata a sposare con diciamo la nostra storia, cioè sì, no, il suono non è tanto leggero. No, infatti, esatto. Per quello, no, la leggerezza è la nostra, nel senso che comunque sia, suonando da anni con Stefano, suoniamo insieme dal 2000 praticamente, il primo live l'abbiamo fatto nel 2001 e Marco si è aggiunto nel 2004. Intanto abbiamo messo sul caffè. Meno male. Siamo stati rapidi, abbiamo sete. Sono passati tanti anni e quindi c'è stata poi una sorta di evoluzione nell'approccio anche alla musica poi in questi 18 anni, perché immagino poi avete iniziato facendo, non so, un genere diverso, avevate già quest'idea, questa impronta musicale. Possiamo dire che in questi 18 anni abbiamo imparato a suonare. Ecco. Non che non ci sia stata un'evoluzione chiaramente, però noi abbiamo sempre bene o male fatto questo genere. Ecco, e siamo sempre stati, diciamo, fedeli a quelle che erano le nostre radici musicali. E vi ritrovate poi gusti in comune, cioè perché poi per suonare insieme, poi non sempre, però ecco qualche influenza musicale. Sicuramente abbiamo dei gusti in comune, però poi ognuno ha le sue. C'è i nostri capisaldi, cioè nel senso quei gruppi che ne so, tipo dico i Nirvana per dire, ok? O i Pearl Jam, gli Alice in Chains, e poi invece sono altri gruppi, i Mogwai. I Mogwai è un'influenza arrivata dopo, arrivata nel 2006 con Mr. Beast, che è un disco che abbiamo comprato a caso e ci ha cambiato un po' la vita. Anche Motorpsy. Anche Motorpsy, va bene. Vari generi che definiscono poi comunque un power trio stoner grunge, quindi questione di buona educazione, avere sempre le mani pulite. È questione di buona educazione, avere sempre le mani pulite. È questione di buona educazione, avere sempre. Quanto grunge c'è nei vostri testi
e c'è diciamo quell'apatia, quella incomunicabilità, Forse nei testi un po' meno, no, nel senso nei testi c'è quel grunge forse un po' più alla Per Jam su alcune cose, nel senso che alcuni testi del disco sono, diciamo, il messaggio che vorrebbero dare è quello magari di fare qualcosa, di muoversi. Ok, quindi non è l'apatia che contraddistingueva invece magari i primi gruppi grunge. No, quelli erano forse i primi bravo, testi. esatto. Ok, a livello di testi quello sicuramente siamo cresciuti tanto. E spesso partivamo da un concetto che volevamo esprimere nella canzone, o una storia, quindi sicuramente l'approccio ai testi è cambiato di più rispetto a quello che abbiamo avuto con la musica. Testi e musica italiana c'è da dire, perché abbiamo parlato di tutti i gruppi internazionali, ma il Clever Project fanno un rock italiano, però io posso dire, poi li ho ascoltati e sicuramente li ascolterete anche voi, fanno un rock veramente mai banale, mai ridondante. Quello che abbiamo amato noi sentendoli live è questa potenza, questa visceralità, questo rock asciutto. Il rock diciamo che quasi non va più di moda, tra virgolette, poi cos'è la moda, però in questo momento storico, diciamo, sembra non essere più la voce preferita dalla gente. Poi non so se la vedete. Indubbiamente rispetto anche a quando abbiamo cominciato a suonare noi, ci sono esatto, più synth che chitarre elettriche. Continua lo zoccolo duro, per fortuna. Hai un viso strano quando vuoi continuare. Sei litorai e anche tu sei vittima del piacere sottile, si prova a innamorarsi. Complice anche il fatto che tu un disco te lo fai a casa. Esatto, c'è meno approccio con lo strumento, più home studio, diciamo, e la contemporaneità. Ci sono più possibilità e più facilità di poter incidere qualcosa anche di una qualità buona. Noi incidiamo qua dentro sul divano di casa. Ecco. Noi il disco l'abbiamo registrato. E anche qua dentro. questo disco effettivamente, che no, il Adesso fantasma nel mio orecchio sì. è stato inciso qua. Infatti a me ha sorpreso vedere poi nella copertina c'è addirittura proprio Io direi la facciamo vedere da vicino, poi ci racconteranno la storia di questo CD stile Ikea, che si può assemblare da solo, che è uno dei tanti aspetti per questo gruppo è molto creativo e ci ha colpito. Come vedete la copertina che si apre come il box, fantastico. La bascula. Poi è stato divertente montarla, perché sennò uno dice sempre: ma quando fate il disco? Quando fate il disco pubblico, il disco lo fate anche voi, perché come vedete si deve ritagliare. Partecipativa. E quindi in un campo creativo come la musica fare qualcosa di originale, senza ritornare a parlare del fatto che siete due chitarre e manca il basso, però l'originalità e la creatività è in tanti aspetti della musica. Le copertine però sono sempre state un altro brano all'interno del disco. E poi adesso ci racconteranno la storia del fumetto, intanto è uscito il caffè. caffè. Siamo rientrati nei tempi della produzione. Eccoci. No, infatti in copertina vediamo appunto delle strisce. E chi sono? Raccontateci un po'. Vabbè, c'è Tourette. Chi è appassionato di fumetti, poi come è nata questa? Colpa sua. È colpa mia, sì. È colpa mia che ho pasticciato con penne e matite e sono usciti fuori Tourette, che sarebbe il nostro batterista. Ben venga a pasticciare comunque, sono fuori queste cose. Poi c'è Distortion, che è quello con i capelli, ovviamente. Mi sembra legati però. Ok. E poi c'è Coso, che è quello col cappuccio, che sono io. Sei tu? Ok. Ma Zucchero, Ci sei presi là. Zucchero. Sì, zucchero. Io amaro, come Un amaro, ok. Una strategia di marketing. Ognuno non solo di ognuno. No, avevamo tutti i personaggi erano ricercati. Praticamente c'era diciamo. il nome, erano scomparsi il nome, i segni particolari e poi naturalmente i nostri contatti. Ok. E ci abbiamo un po' tappezzato Roma, ma Vedete, tutti quelli che pubblicate cose su Facebook, Instagram, mettete post, una volta si faceva così, Esatto. si attaccava veramente il post Si andava insieme. con la colla, diciamo, si coprivano quelli gli hater. Come nascono gli hater? Che se c'è un gruppo che non vi piace ci mettete sopra il vostro cartello. Vediamo la nostra.
Com'è? L'epoca il modo di produzione. Ah, ok. Si può bere, è freddo. Questo lo devo dire. Fanno 6 gradi sotto zero. È proprio freddo. Nella prossima puntata di Garage and Roll, una nuova band, una nuova storia, una nuova location, un nuovo box e tanta musica. Ciao da Garage and Roll.